Ciao da Fulvia e benvenuti in Blue Spin Art. Ho avuto necessità di realizzare una granny piccolina. Questa di fatto vede un lato di 13 magliette. La sto realizzando, me ne servono 6 in tutto per un lavoro che completerò a breve e che vi farò naturalmente vedere nei prossimi giorni quando riuscirò a terminarlo. Ora vi accompagno passo per passo nella realizzazione veramente molto veloce di questa semplicissima granny. Sono praticamente 15 minuti di lavoro. È quasi un classico, direi, del crochet perché usa il punto granny, questa volta con 2 punti alti e non 3, e un bellissimo centro in fiorellino. Ho utilizzato questo filato che già avete visto per altri lavori sul mio canale, ho eseguito il bolero estivo l'anno scorso così e anche un paio di pantaloni. Come già ho avuto modo di dire, non è un filato molto semplice, è un multifilo, si apre, ha bisogno di concentrazione, ha bisogno di tanta pazienza perché spesso si tirano più fili e insomma magari voi ecco non complicatevi come me la lavorazione, però mi piace tanto il colore e poi appunto voglio riuscire a utilizzare tutto il materiale che ho e per questo piccolo lavoretto estivo è sicuramente indicato. Bene, se avete qualche domanda lasciatemi appunto senza problemi nei commenti appunto un vostro parere e spero vi piaccia, vi accompagno passo per passo, quindi spero di essere stata utile e chiara. Buono spin a tutti, alla prossima, ciao da Fulvia. La granny nasce dalle prime 4 catenelle che costituiscono il nostro centro, quindi avviamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Non stringetele molto, lasciatele morbide perché adesso andiamo a chiuderle con un punto bassissimo, quindi sulla primissima maglietta. Entriamo e tiriamo sul filo e abbiamo così creato un piccolissimo cerchietto. In queste 4 maglie adesso dobbiamo inserire 8 punti bassi. Le prendiamo completamente, quindi entriamo nel nostro centro e avviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per questo filato, che è particolarmente spesso, sto utilizzando un uncino 5,5. Bene, avviamo così la lavorazione partendo dal centro con 4 catenelle. Quindi tenete le prime 4 catenelle belle larghe, non stringetele troppo perché essendo se anche voi avete un filo particolarmente spesso come il mio vi agevola l'inserimento dell'uncino e delle lavorazioni successive. Entriamo con un bassissimo sulla codina e chiudiamo
il nostro centro. Da questo momento sul centro monto 8 punti bassi, quindi già entro nel primo, 1, 2, 3, 4. Ecco, se riuscite anche a nascondere la codina dentro nel centro è perfetto. 5, 6, 7 e 8. Abbiamo la nostra coroncina iniziale che costituisce per l'appunto il centro della nostra granny. Ora per ciascuno di queste 8 magliette devo inserire i miei petali. I petali sono costituiti da 3 punti alti uniti insieme. Li prendo lasciando che si veda la maglietta in superficie, cioè la cresta, la crestina della maglietta, per dare un gioco così di decoro. E quindi inserisco da dietro, prendo il mio gancio di lavorazione e mi blocco per il momento in questo modo. Ora salgo per il primo punto alto di 2 catenelle, non di 3, perché il 3 lo farei troppo largo, poi sono 3 punti alti chiusi insieme, quindi il 2 mi tiene il lavoro ben coeso sul primo petalino. Bene, adesso gli altri 2 punti alti. Entro nel buchino in cui sono appena entrata e prendo sia la maglia che mi guarda che la maglietta posteriore e salgo per montare il primo punto alto che però non chiudo. Adesso inserisco il terzo ed è soltanto adesso che chiudo il mio petalo. 1, 2, 3 di separazione ed entro nella seconda maglietta per creare il secondo petalo. Anche qui prendo sia la maglia che mi guarda che la maglia retro. E anche qui inserisco 3 punti alti. Il primo lo tengo aperto, il secondo lo tengo aperto e il terzo. Adesso li chiudo tutti insieme tra loro e sono arrivata al secondo petalo. 3 di separazione e ancora entro nel mezzo della maglia, prendo sia questa maglietta che quella dietro, spero si riesca a vedere, e tiro su 1, 2 e 3 punti alti. Ops, mi sono scivolati fuori dall'uncino. Chiudo tutti tra loro, ok? 1, 2, 3. Questi sono i primi 3 petali che si sono formati sul mio centro. Proseguo fino alla fine del giro a creare questi petalini proprio dentro ogni maglietta sottostante. 1,
2, non lo chiudo ancora, chiudo tutto con il terzo punto alto. Prendo il punto alto, lo chiudo. 1, 2, 3 di separazione. Sono a 4 petali. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivata anche a completare l'8° petalo e devo chiudere il giro, quindi entro nello spazio, prendo tutte e 3 le cappottine dei 3 punti alti che ho chiuso insieme prima e tiro su un punto bassissimo. In questo modo, vedete, è chiuso il mio fiorellino. Adesso proseguo la grammy eseguendo un punto classico proprio delle piastrelle della nonna, perché di fatto il punto grammy prevede proprio l'inserimento di 3 punti alti intervallati da 1-2 catenelle di separazione, oppure anche semplicemente gruppetti inseriti a seconda dello spazio sottostante. Però, senza entrare in discorsi complicati, io anziché inserire 3 punti alti ne inserisco soltanto 2 per ogni spazio che si è creato fra i petali, con la separazione di 2 catenelle. Per il momento mi sposto dopo questa primissima chiusura con un bassissimo nella catenella di fianco, così mi porto direttamente nello spazio fra i petali e prendo da sotto con un primo punto basso, creo la prima catenella del mio punto alto e quindi sono punto basso, catenella, catenella, è il mio primo punto alto, e poi ancora un altro punto alto. Adesso la separazione di 2 catenelle e ancora da questa parte 2 punti alti. 1, 2. È in questo spazio che adesso andiamo a creare anche l'angolo del quadrato. Quindi, sempre con prima 2 catenelle di separazione, questa volta i 2 punti alti li inseriamo nello stesso spazio. E quindi 1 e 2. Si è creato questo piccolo angolino che costituirà di fatto il nostro primo angolo, appunto. Sempre 2 di separazione e ancora 2 punti alti. Il punto grammy tradizionale, dicevo, normalmente prevede 3 punti alti inseriti. Però, siccome nel mio caso ho un filato molto spesso e voglio che si veda un po' il traforo, diciamo, il disegno, preferisco tenere 2 catenelle di separazione fra un gruppetto e l'altro ed inserire soltanto 2 punti alti. Do un po' più di respiro al disegno. Adesso da questa parte ricreo ancora l'angolo, quindi le 2 di separazione le ho fatte, inserisco sempre i miei 2 punti alti, 1, e 2.
2 di separazione che è il mio angolo e altri 2 punti alti. È proprio, diciamo così, la base del crochet, questa grammy. Io ho voluto inserire un fiore centrale, normalmente si utilizzano proprio soltanto i punti alti. Bene, creato ancora l'angolino, questa volta inserisco la parte centrale della piastrella, cioè il lato, diciamo, della piastrella, con i miei 2 punti alti, sempre 2 catenelle di separazione e adesso l'altro angolo. Uno, 2, 2 catenelle e 2 nello stesso spazio sottostante e apriamo anche l'altro angolo. Quindi qua si è già creato un lato, qua si è già creato l'altro e questo è il mezzo dove siamo partiti, quindi andiamo in chiusura. Ancora 2 di separazione e sempre 2 punti alti. Beh sì, insomma è semplice ma sempre carino. 2. Adesso concludo con l'altro angolo, l'ultimo angolo, quindi i primi 2 punti alti, altre 2 catenelle per l'angolo e ancora nello stesso spazio sempre i 2 punti alti. 2 catenelle e vado a chiudermi laddove avevo iniziato e dentro questa volta tirando indietro, prendendo proprio la testina completa del mio punto iniziale, tiro indietro il gancio di lavorazione, riuscendo a prenderlo tutto senza tirare fili in più. Ok, a questo punto intanto chiudiamolo con una catenella. Ok, a questo punto devo fare un altro giro esattamente come abbiamo fatto questo, quindi negli spazi inserirò sempre 2 punti alti intervallati da 2 catenelle. Mi trovo di fatto a chiudere in testa al punto alto iniziale. Io entro nello spazio lasciato prima e inserisco il primo punto alto. 1, 2, 3. In questo modo io sto avviando il secondo giro a punti alti. Procedo con 2 catenelle di separazione, metto marcatore ed inserisco ancora, dicevo, nello spazietto successivo i miei 2 punti alti. La trama si vede abbastanza bene, d'altronde, dicevo, è un filato molto spesso, è cotone, però con questi fili uniti tra loro, certo non facilita la lavorazione, però insomma il colore è carino, color petrolio, quindi
lo volevo utilizzare, mi dispiaceva lasciarlo da parte, adesso arriva la primavera estate e allora sto facendo un lavoretto estivo e sto per l'appunto mettendo insieme queste grammi. Ecco qua, sempre 2 di separazione. Vedete l'angolo rispetto all'angolo sotto, la centralità del lato e adesso arrivo sempre sull'angolo. Uno, due, sempre 2 di separazione e 2. 1, 2. 1, 2. Spero di trovare anche uno schema, un diagramma da allegarvi, così magari è più semplice. Eventualmente lo ricompongo io, perché effettivamente alla fine è anche veloce ridisegnarvelo. Allora 1, 2, sempre la separazione è sempre inserito. Io per questa piastrella devo arrivare almeno ad ottenere 13 maglie sul lato e quindi la sto tenendo abbastanza sul piccolo, non devo ingrandirla molto, quindi questo sarà l'ultimo giro in cui inserisco i punti alti. 1, 2, sto facendo altro angolo, perché dopo questo giro arriverò a chiusura del mio lavoro. È proprio veloce. Se avete esigenza di creare una grammy con dei cotoni estivi, che vi serve per l'appunto per abbellire gonne, top, magari anche qualche piccola copertina, questa è veramente veloce da eseguire. Stiamo arrivando a creare anche l'ultimo angolo, 1, 2, ecco, siamo sull'ultimo angolo. 1, 2, le 2 di separazione, entriamo nello stesso spazio e facciamo anche l'ultimo angolo. Voglio arrivare a fare con voi anche l'ultimissimo giro a punti bassi, così chiudiamo insieme. Ecco, vedete, sono arrivata all'inizio. All'inizio avevo fatto soltanto un punto alto con queste 3 prime catenelle, quindi devo soltanto inserire un punto alto e andarmi a chiudere lasciando 1, 2 catenelle libere di separazione sulla testa. Questo è già l'impianto della mia grammy. Vedete, è proprio molto semplice. Viene carina, viene carina. Ecco. Ora togliamo questo che dà fastidio. Facciamo tutta una piccola cornicetta perimetrale a mezzi punti. Prima dicevo punti bassi, in realtà sono mezzi punti. Li vedo meglio quando poi mi serviranno queste grammy per agganciarle al lavoro che sto facendo, preferisco avere il mezzo punto. Quindi mi sposto nello spazio vicino, entro con un primo
punto basso più una catenella è il mio mezzo punto. Ecco, dicevo prima che sulla mia riga devo inserire 13 maglie perché il mio lavoro ha dei segmenti da rispettare su 13 maglie. Qui sono tutti pari, quindi sono un totale di 12. Farò un piccolo aumento proprio qua in prossimità dello spazio centrale, quindi soltanto nello spazio centrale sto per inserire 3 mezzi punti. Uno l'ho inserito, 2, si incastra l'uncino, maledizione, ecco qua, e 3. Ok, questi sono i miei 3 punti. Non ho separazioni, non faccio catenelle, entro nello stesso spazio che c'è fra i miei 2 punti alti e inserisco una. Ne inserisco uno di mezzo punto anche nello spazio a fianco, ne inserisco uno nello spazio che creo spingendo dentro l'uncino sotto i punti alti, un altro mezzo punto e una catenella perché adesso giro lato, quindi una catenella, 1, 2 il mezzo punto, 2, 3, 4, ops, 5, 6, 7, 8, quindi vedete nello spazio centrale 3 mezzi punti, siamo a 8, 9, 10, 11, 12, caspita qua c'è la giuntura del filo, dopo nasconderò, e 13 l'ultima maglietta. Ecco, queste sono le mie 13 magliette, esattamente poi uguale a queste, che mi serviranno per unire il lavoro alla mia creazione. Adesso mi giro con il lato, faccio sempre una catenella che è quella dell'angolo e inserisco il primo punto alto sull'angolo, anzi mezzo punto, scusate, mi stavo sbagliando, mezzo punto sotto e vado a chiusura della mia granny molto velocemente. Questa è tutta la lavorazione molto semplice e veloce per creare un piccolo lavoretto. Qua stavo sbagliando perché andando veloce ho inserito soltanto un mezzo punto e invece ne voglio aggiungerne 3. Quindi adesso smontiamo questo, uno l'ho aggiunto, facciamo spazio, ecco qua, 1, 2, 3. Uno ancora in mezzo, 1. Cercate di tenere, ripeto, sempre il lavoro morbido, non avete bisogno di stringerlo troppo, anche perché il punto
diventa più pulito e 13 è l'ultimissima del lato. Vado fino alla fine e ci vediamo alla chiusura. Il nostro fiorellino prende forma. Eccomi arrivata con l'ultimo mezzo punto inserito e adesso andiamo a prendere l'altra magliettina iniziale e chiudiamo il nostro lavoro tirando indietro il gancio di lavorazione. Ok, chiudiamo. Ecco, la nostra granny è proprio semplice e carina. Di fatto, cosa ci ho messo? Un quarto d'ora? 20 minuti? Velocissima. Ne devo fare 6 e quindi andrò via spedita col mio lavoro. Vi farò vedere poi dove andrò a inserire queste piccole mattonelle. Alla prossima. Ciao da Fulvia.